Carissimi confratelli, amici e membri del capitolo generale, saluti a tutti, namaskar, vanakkam. Vi presento una piccola relazione sullo stato dell'Asia Sud in 4 punti. Prima parte. Situazione generale dell'Asia Sud. Cambiamenti sociali. La popolazione sta aumentando. Il divario tra ricchi e poveri si sta allargando. Milioni di giovani sono in movimento e migrano dai villaggi alle città o all'estero. Una nuova politica educativa in India, progettato per indottrinare i giovani nell'ideologia di Hindutva, cioè nazionalismo ultra-hindu con sfumature fasciste, per favorire una minoranza e schiavizzare la maggioranza. Cambiamenti politici. Dal 2014 un nuovo governo è al potere in India, con la filosofia di fondare una nazione teocratica, sostituendo l'attuale repubblica secolare. La loro agenda è quella di dividere il popolo e garantire che la maggioranza si unisca contro le minoranze religiose, i tribali e i Dalit. Il sistema delle caste indù è rafforzato da politiche economiche monopolistiche. In questo contesto, il lavoro della Chiesa sta diventando sempre più difficile e uno stato di semi-persecuzione è tacitamente promosso dal governo. Situazione della Chiesa. Molti stati hanno leggi contro la conversione religiosa. Numerose accuse di conversione fraudolenta contro i cristiani sono state fatte scusa per attaccare le istituzioni cristiane. La Chiesa si sta chiedendo come difendersi, come reinventare la sua missione. Inoltre, l'indisciplina religiosa all'interno della Chiesa sta danneggiando la credibilità morale del clero e dei religiosi. Situazione giovanile. I giovani poveri affrontano un futuro incerto. Sopravvivenza e bisogni di base sono la loro principale preoccupazione ancora. I problemi psicologici e la violenza sessuale stanno rendendo la vita pericolosa per donne e bambini. La dipendenza digitale è un grosso problema. Seconda parte, progressi in numeri. Le comunità secondo i paesi. Prendete uno sguardo della tabella. Siamo in 7 paesi. Le comunità erano 326 nel 2013 e 417 nel 2018. Il grande aumento del numero è dovuto alla separazione delle comunità dipendenti dalle comunità canoniche. Molte comunità sono state erette canonicamente con 4 o più confratelli professi perpetui. I salesiani sono temporaneamente assenti dallo Yemen a causa della guerra civile. In Nepal, Bangladesh e Sri Lanka il numero di case e salesiani è cresciuto, con alcuni missionari esterni e altri dalla stessa regione. Ecco i numeri dei confratelli nelle ispettorie, paragonando tra 2013 e 2018. E i confratelli che sono usciti o morti in questi anni. Commento sui numeri. La regione è cresciuta di 177 confratelli nel sessennio. I novizi nel periodo erano 783. Il loro numero sta gradualmente diminuendo. Dal 153 nel 2013 sono scesi a 126 nel 2018. La riduzione totale è di 459. Di questi 280 sono dai voti temporanei e 111 sono morti. Le vocazioni per il salesiano laico stanno diminuendo. Il numero totale era di 158 nel 2013
e solo 144 nel 2018, con un calo di 14. I salesiani laici costituiscono solo il 5,6% dei confratelli. È una grande sfida. 2 ispettorie hanno visto una crescita negativa, ma come regione l'Asia Sud è ancora in crescita. Anche 3 ispettorie del Sud, Tiruchi, Chennai e Bangalore, hanno ancora molte vocazioni. 6 anni fa i salesiani professi dell'Asia Sud erano il 17,3% della congregazione. Oggi sono il 20,1%. Una presentazione della famiglia salesiana. I membri consacrati della famiglia salesiana sono 6.759. I 4 gruppi indigeni di suore, MSMHC, SMA, VSDB e SMI, insieme sono aumentati di 212. Il numero totale dei laici della famiglia salesiana è di 12.297. Ogni anno vengono organizzati circa 65 incontri e animazioni interispettoriali nella regione. Le commissioni regionali raggiungono ogni anno tutte le ispettorie. Nel 2015 è stato lanciato un vasto esercizio di pianificazione strategica globale per valutare e rinvigorire tutte le reti regionali. Lo studio ha coinvolto quasi 2.000 salesiani e laici. I risultati sono stati presentati al Consiglio generale durante la visita d'insieme. Alcune linee guida emerse da questa pianificazione strategica sono: 1. Raggiungere più giovani sopra i 18 anni di età. 2. Ministero per i migranti, Migrant Desks, in ogni ispettoria. Movimento Don Bosco per l'ecologia. 4. Educazione alla costruzione della nazione secondo la Costituzione. Politiche codificate in questi anni. Per la protezione dei minori, politica giovanile salesiana, politica per i giovani a rischio. Studi e direttori sono stati realizzati dal DBYA, Don Bosco Youth Animation. Programma completo di valutazione e miglioramento della qualità di 268 scuole salesiane, condotta da DBYA assieme con un'agenzia esterna. Child Friendly Cities è un processo pilota progettato per 12 città dell'India. Il programma cerca di coinvolgere tutti gli attori sociali, governativi e non governativi, per la protezione dei minori. Si è stabilito il gruppo dei superiori maggiori della famiglia salesiana. Nel 2015 è stato celebrato un congresso regionale della famiglia salesiana con il tema Una famiglia, una unica missione. La parte quarta. Piano del Rettor Maggiore, obiettivi specifici per l'Asia Sud, una valutazione. Obiettivo: aumentare l'impatto e la visibilità del carisma. Le reti della regione sono diventate più efficaci nell'animazione, nella ricerca e nella produttività, nella valutazione e nei progetti concreti. Sono molto apprezzati nella Chiesa e nella società. Gli uffici di sviluppo ispettoriali PDO e la Procura missionaria sono stati fusi in BoscoNet per un migliore coordinamento. Nel crescente scenario del fondamentalismo indù manca la collaborazione con gruppi di altre religioni, sebbene la maggior parte della nostra gioventù sia indù. Il forum sociale salesiano è debole nel suo funzionamento, ma le sue cause, come i diritti umani, l'inclusione sociale
la sensibilità di genere, eccetera, sono state rilevate da vari altri reti e commissioni nella regione e nelle ispettorie. Il Solution Facilitation Services, SFS, è stato istituito per aiutare il pensiero creativo attraverso l'analisi dei dati. Questo è il think tank per la regione. Esistono centri di ricerca sui giovani in INM, INK e INB, Madras, Bangalore e Mumbai. I processi finanziari sono stati resi più rigorosi in tutta la regione. L'individualismo in questo campo sta diminuendo, ma abbiamo ancora molta strada da fare nella trasparenza finanziaria. Tuttavia, il Forum di e-commerce delle ispettorie ha prodotto un manuale per l'amministrazione finanziaria. La solidarietà finanziaria nelle ispettorie e tra le ispettorie è aumentato considerevolmente. La sede della segreteria regionale è stata spostata in una nuova sede a Delhi. Stiamo cercando di trovare più spazi per i servizi regionali come DB Tech, Procura Missionaria, eccetera. Obiettivo 2. Trasferirsi alle nuove periferie della povertà e della realtà giovanile. C'è un graduale spostamento verso i giovani di età superiore a 18 anni. In questo modo aumentiamo la nostra attenzione per i giovani al di fuori delle nostre istituzioni. Ci sono molti gruppi e movimenti nelle ispettorie. Stiamo anche organizzando incontri con i giovani a livello zonale e regionale. National Boscori, una riunione di scout e guide, è organizzata ogni 4 anni. Nel 2018 vi parteciparono più di 4.000 scouts e guides a Nashik, Mumbai. Youth Expo, Youth Congress e Youth Pask sono eventi annuali del movimento giovanile salesiano in tutte le ispettorie. Vari indiani lavorano in Sri Lanka, Nepal, Golfo Persico e Bangladesh. Dopo un declino nei primi anni, più giovani confratelli si offrono come missionari agentes. Sfortunatamente non siamo in grado di ricevere missionari in India a causa di gravi ostacoli per il visto. Nella stessa India, centinaia di confratelli dovrebbero essere considerati missionari, perché in realtà vanno in aree di lingue e culture totalmente diverse dove sono considerati stranieri e devono imparare tutto nuovo. In questo senso, circa il 30% dei confratelli in India sono anche missionari agentes et ad vitam. In realtà ci sono molti giovani non cristiani nelle nostre scuole, internati, oratori, eccetera. Essi spesso partecipano nel culto cristiano volentieri. Dobbiamo lavorare di più per l'amicizia tra i popoli di diverse religioni e creare centri di spiritualità. Nell'attuale scenario politico e culturale, questo è essenziale ed è anche evangelizzazione. Obiettivo 3. Promuovere modelli nuovi ed alternativi di ministero. Gli ultimi 6 anni sono stati ricchi in ricerca e pianificazione strategica. Abbiamo messo in moto la rivisitazione del nostro lavoro per i giovani a rischio e la standardizzazione dei nostri centri tecnici. Le commissioni ispettoriali sono ben animate. Ogni anno ci sono più di 60 programmi di animazione a livello regionale. A livello ispettoriale, tuttavia, molte commissioni non funzionano in modo efficace. La necessità di potenziare i Dalit,
i tribali e gli adivasi è una priorità in tutta la regione. Le ispettorie del Sud India si concentrano sui Dalit, quelli del nord e del nord-est sui tribali. Le aree di Chota Nagpur e Assam si concentrano sugli adivasi, popolazione indigene. Anche la promozione vocazionale e la qualificazione dei confratelli di questi gruppi sono priorità nella regione. Il Ministero per i Migranti sta prendendo forza in tutte le province. Un ufficio nazionale per i migranti coordina uffici simili nelle ispettorie. Mentre c'è un certo successo iniziale, in questo settore abbiamo ancora molta strada da fare. Parte finale. Processi e prospettive nella regione. A. Idee e processi che dovrebbero essere anticipati e preparati. 1. Che cosa succede se i governi nazionalizzano le nostre scuole e università o rendono impossibile di praticare il nostro carisma in esse? Come riformulare e riprogettare la vita e la missione in caso di semi-persecuzione? 2. Quali sono le attività di maggiore impatto da promuovere piuttosto che semplicemente moltiplicare servizi simili? Come aumentare i ministeri non formali basati sulle cause? 3. I numeri sono davvero la nostra unica forza? Come essere efficaci con numeri ridotti? Come aumentare l'efficacia di un piccolo gruppo? 4. Come rieducare e riqualificare i salesiani anziani per contribuire alla missione fino alla fine? 5. Come investire in software, non solo in hardware? Come creare potenti gruppi di riflessione, ricerca e sviluppo? 6. Come sbarazzarsi dalla sindrome minoritaria che influenza il nostro pensiero e come diventare potenti cittadini della società? B. Alcune altre sfide concrete per la regione. 1. Come possiamo migliorare il processo di formazione e ridurre la fragilità vocazionale? 2. Come stabilire e sviluppare un forte movimento giovanile salesiano e movimento salesiano? 3. Come aumentare lo spirito e la disponibilità tra i confratelli per la missione Agentes? 4. Come sfruttare i talenti dei confratelli per un efficace ministero nelle comunicazioni sociali? 5. Come unire, energizzare e potenziare di più la famiglia salesiana? Carissimi, grazie per il vostro ascolto, per la vostra pazienza. Buona continuazione del capitolo. Nandri, Dhanyavad.